Ed eccoci qua, quindi bentornati in questo nuovo video e qui sul mio canale, o benvenuti se siete nuovi. Oggi parliamo di una notizia che mi è sembrata anche abbastanza croccante per poter esporre il mio pensiero in merito. Sto ancora aspettando che mi sistemino la linea wifi, in questo momento sono senza internet, quindi non so come farò a postarvi questo video, spero me la sistemino presto oppure mi troverò costretto a trovare altri modi insomma per pubblicarvelo. Spero oggi stesso, nel momento in cui sto registrando, il 14 di luglio, magari domani, non lo so, vediamo. Però intanto registro, parliamone, poi ovviamente vi aspetto qui sotto nei commenti per farmi sapere la vostra. Lasciate un bel mi piace, anche una marea di mi piace. Se siete nuovi iscrivetevi al canale. Parliamo di Yusai, ovviamente, che sembra essere nelle mire, no? Nel mirino del nostro Lecce, sul taccuino del nostro DS Stefano Trinchera. E ragazzi, mi sembra una notizia abbastanza interessante. Mi piacerebbe assolutamente vedere questo calciatore vestire la nostra maglia. Come ben sappiamo di lui, ha fatto tanti anni al Napoli, 6 anni se non sbaglio, 5 nell'ultima sua esperienza con la Lazio, che si è interrotta proprio alla fine della scorsa stagione 25-26, e infatti attualmente è svincolato, quindi non ci sarebbe all'occorrenza nessuna squadra con cui andare a parlare. Si dovrebbe parlare solo con il calciatore e con il suo entourage per portarselo a casa. Ma ragazzi, questo è il calciatore che tutti stavamo aspettando. Dopo aver recriminato per tanti anni al nostro Lecce di voler vedere dei giocatori di esperienza che sanno cos'è la Serie A, che sanno come si gioca in Serie A, che conoscono il nostro campionato, finalmente arriva questa notizia. E ovviamente non c'è nulla di ufficiale adesso, c'è solo la notizia nell'aria. Poi vediamo nei prossimi giorni come si sviluppa, se effettivamente c'è un interesse concreto nel portare Yusai a Lecce oppure no. Per il momento ne parliamo ovviamente con le dovute pinze, usando sempre il condizionale che in questo momento è d'obbligo. E lo conosciamo benissimo, ovviamente. Cioè, dopo tutti questi anni in Serie A, no, sarebbe quasi superfluo andare a dire quali sono le sue caratteristiche, però ovviamente per dovere di cronaca lo facciamo. Può fare sia il terzino sinistro, può fare sia il terzino destro, e questa mi sembra una bella opportunità da sfruttare, anche perché qualora dovesse partire Antonino Gallo ci sarebbe appunto Yusai lì sulla sinistra, Danilo Veiga sulla destra. E poi ovviamente bisogna anche andare a prendere qualche rincalzo, qualche rimpiazzo, qualora dovesse essere questa la situazione. Altrimenti, con Gallo a sinistra e Danilo Veiga a destra, ci sarebbe uno Yusai che ti può fare praticamente da jolly. Se serve a sinistra lo metti lì, se serve a destra lo metti dall'altra parte, e sarebbe perfetto. Ho controllato però nelle ultime 2 stagioni il perché abbia giocato così poco, perché ovviamente non è che seguo tutti i calciatori che ci sono in Serie A. Quindi quando ho visto le sue statistiche, ho visto 14 partite giocate nella stagione 24-25 e solo 5 presenze nell'ultima stagione 25-26, mi sono chiesto: ma è possibile che sia stato infortunato per tutto questo tempo, che abbia avuto degli infortuni? E sono andato a controllare, non ho visto nessuna notizia in merito, quindi immagino che queste assenze siano dovute più ad una scelta tecnica del mister. Immagino. Poi se mi sbaglio ovviamente correggetemi sotto nei commenti, però dovrebbe essere così. Non ho visto infortuni, insomma. Quindi nelle ultime 2 stagioni gioca 5 più 14, 19 partite su 76, 76, 38, 38, sì, 76 partite totali in 2 stagioni, ne gioca 19. Giocato un po' poco, ha giocato un po' poco, però guardandolo al Napoli e guardandolo anche alla Lazio, nelle stagioni ovviamente in cui ha giocato di più, ho sempre notato un calciatore che si è sempre speso tanto per la maglia che ha indossato, che ha sempre dato tutto. Quindi credo che ci siano la possibilità che, se dovesse arrivare effettivamente a Lecce, lui possa continuare, e magari ci sia anche una voglia di riscatto, no? Di rivalsa per aver giocato poco nelle ultime 2 stagioni. Potrebbe trovare un po' più di continuità, perché sì, ovviamente a 32 anni, calcisticamente parlando, è in là con l'età.
però è ancora giovane, credo abbia ancora voglia di dimostrare, credo che abbia ancora voglia di farsi vedere, di giocare, di divertirsi, di lottare. Certo è che si metterebbe in una situazione completamente diversa rispetto a quelle che ha vissuto sia con il Napoli sia con la Lazio. Con il Napoli fatto tanto bene e lottavano anche, no, per un probabile scudetto che poi è arrivato nella stagione 22-23 se non ricordo male, quando lui però era già alla Lazio, e anche con la Lazio si è ritrovato in una realtà competitiva che possa competere per l'Europa, magari non per lo scudetto, questo assolutamente no, ma per l'Europa sì. Scendendo qui a Lecce troverebbe una realtà in cui dovrebbe giocare per non retrocedere, quindi per la salvezza. È una lotta completamente diversa, con dei ritmi completamente diversi, e insomma, però lo vedo abbastanza carico, secondo me, cioè non lo vedo, immagino possa essere carico anche per poter provare una sfida del genere, e secondo me potrebbe anche, tra virgolette, ripeto, perché l'età comunque è avanzata calcisticamente parlando, riportarlo un po', no, a farsi vedere, ecco, a fare un po' di notizia. Certo è che secondo me qui sarebbe accettatissimo, sarebbe accolto a braccia aperte, e credo che proprio sia nell'indole degli albanesi avere questo carattere forte, questa voglia di fare, questa voglia di farsi vedere, di mettersi lì a lavorare capochino senza lamentarsi. Insomma, l'ho sempre visto così, no? Sia al Napoli sia alla Lazio. Con la Lazio poi ha vissuto anche delle stagioni anche più, come dire, meno belle, più traumatiche, vista la situazione che vivono in casa Lazio in queste ultimissime stagioni, in cui non è andato tutto per il verso giusto, anzi sono arrivate contestazioni su contestazioni da parte dei tifosi verso Claudio Lotito e quant'altro, che più ne ha più ne mette. Insomma, la situazione non era proprio bellissima, mentre qui troverebbe secondo me l'America, con una società bellissima, perfetta, prima tifosa di questa squadra, che cerca di fare tutto il possibile con le risorse che si ha. Troverebbe una tifoseria splendida che è sempre lì a dare la carica ai propri tifosi, che si contesta, però comunque non manca mai il supporto. Stiamo parlando comunque di due realtà completamente diverse, rispetto alla Lazio, ovviamente. Perché lì la contestazione è veramente tosta, continua, non c'è un momento in cui si possa vedere, no, né da una parte né dall'altra il tendersi la mano e dire sì, abbiamo sbagliato, no, ho sbagliato io, e fustigarsi così e di chiedere scusa. Credo che Claudio Lotito non lo farà mai, e al tempo stesso ovviamente anche i tifosi della Lazio, quindi troverebbe secondo me un clima più caldo, sì, ma anche più tranquillo, dove hai tante responsabilità, assolutamente, perché per noi la salvezza è come vincere lo scudetto, assolutamente, quindi è un obiettivo che bisogna perseguire, seguire e raggiungere in tutti i modi possibili. Poi che sia all'ultima giornata, alla penultima o con 5 giornate d'anticipo, questo ci cambia poco in realtà, perché l'obiettivo è sempre quello. E quindi sono contento. Dall'altra parte però, ripeto, c'è qualcosa che mi mette un po' il dubbio, no? Dici, ma potrebbe effettivamente fare il caso nostro, ha giocato poco, 32 anni, non che sia vecchio, ripeto, però calcisticamente siamo verso, no, il tramonto della carriera. Poi ci sono quelli che arrivano anche a 40 anni, per carità, quindi potrebbe ancora avere 8 stagioni da giocare. Questo non lo sappiamo, dipende anche da lui che cosa vorrà fare quando deciderà di ritirarsi, ma per il momento credo che il pensiero del ritiro forse non l'abbia neanche sfiorato. Quindi sì, sono contento di questa notizia, spero possa diventare un'ufficialità, spero possa diventare nei prossimi giorni qualcosa di sempre più concreto, che possa effettivamente
farsi questa trattativa e portarlo a casa nostra, anche perché aggiungerebbe esperienza, aiuterebbe i compagni nel migliorarsi, perché con tanta esperienza guadagnata giocando ad altissimo livello con il Napoli, a discreto livello con la Lazio, insomma potrebbe far comodo non solo ai terzini, ecco, ma a tutta la linea difensiva, sia nella fase difensiva sia magari in quella offensiva, nonostante nella sua carriera non sia stato un grandissimo assist man, per dirla tutta. Vedo comunque 2 assist, un assist, 2, 2, 3, 0, 1, 0, 3, 0, comunque non è che ne abbia fatti tantissimi. Quindi, però, secondo me potrebbe aiutare tanto. Va bene, questo era il tutto, ragazzi miei. Ripeto, spero di riuscire a postarvelo oggi stesso, magari alle 19, non lo so, vediamo insomma come riesco a fare, come riesco a sistemare la situazione per quanto riguarda il wifi. Non è un problema mio, è un problema di zona, tutti stanno avendo questo problema. I tecnici dicono che dovrebbero risolverlo entro 48 ore, vediamo, insomma, vediamo. In qualche modo farò, però vedo se riesco a postarvelo per oggi, perché secondo me è importante. Tra l'altro oggi è stata anche ufficializzata la collaborazione con Adidas, l'hanno fatta vedere in un piccolo brevissimo video, e quindi credo che l'annuncio per le maglie della nuova stagione sia alle porte ormai. Oggi siamo al 14, magari domani, magari dopodomani, secondo me siamo vicinissimi. Sempre Forza Lecce, sempre, sempre, sempre. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ragazzi.